Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi rivedete in macchina, mi rivedete vestito nello stesso modo del video precedente, e questo perché sto montando un video del nuovissimo OverX1, un drone selfie veramente pazzesco. Ma mentre lo montavo mi sono reso conto che non ho detto una cosa fondamentale, quindi l'idea è riandare all'Eur, fare quella clip e poi inserirla nel video. Immagino che quel video lì possa essere pubblicato fra una settimana, massimo 2, e non vedo l'ora che esca perché è veramente un super prodotto, ve lo assicuro. Visto che non volevo andare all'Eur appositamente per fare questi 5 minuti di clip e basta, ho chiamato Asia. Mi è venuta in mente l'idea di fare un bello shooting rapido e super veloce, veramente ci vorranno 10 minuti e lo vedrete, con il 22.8 di Viltrox. Volevo utilizzare il grandangolo per dare una prospettiva molto interessante, secondo me, nella location del Museo della Civiltà Romana. Non ho mai fatto una roba del genere, ovvero lì ho fatto 1 milione di shooting, ma mai con il grandangolo, e quindi sono curioso di vedere cosa potesse uscire. Ad Asia servono dei contenuti video per fare dei reel, e quindi staremo 2 ore insieme e faremo un po' tutto questo. Ma per quanto riguarda questo video in particolare, invece, vi porto con me durante lo shooting, quindi cerco per la prima volta di spiegarvi quello che sto facendo, come lo sto facendo, mentre lo sto facendo. Ed è proprio per questo che vi chiedo di dirmi nei commenti cosa ne pensate poi di questo video. E visto che ci siete, mettete anche un bel like e iscrivetevi al canale, che quello non fa mai male. Detto questo, sto andando a San Giovanni a recuperare Asia e ci vediamo fra poco. Ed eccoci nella location dello shooting di oggi. Ci serve soltanto la modella, che è Asia. Eccola! Bella questa clip, eh? Va bene, adesso non facciamo altro che prendere tutta la roba che ci serve e andremo ad utilizzare sicuramente AD300, anche se non c'è tanta luce ambientale oggi. Andremo ad utilizzare il cavalletto in carbonio. Mi stavo dimenticando però la cosa fondamentale, che è questo SMDV nuovo appena arrivato da 80 cm, che è veramente una figata. Come vedete si apre in un secondo ed è praticamente subito pronto. Non mi resta che prendere il mio amato AD300, accenderlo ed inserirlo. Poi qui dietro abbiamo un grilletto per poter posizionare il nostro softbox come vogliamo. Dopodiché andremo ad utilizzare anche Insta360 per riprendere il tutto, che la posizioniamo più o meno qua. E chiaramente andiamo ad utilizzare lui, il Viltrox 20-2.8. Vediamo cosa esce fuori. Ok, andiamo a settare i parametri. Come prima cosa ISO 100. Dopodiché con il trigger spento andiamo a capire quanta luce ci serve ambientale. In questo caso ci può bastare un 5 centesimo. A un 5 centesimo abbiamo lo sfondo abbastanza buio. Non ci resta che fare uno scatto di prova. Ho messo il flash a 1/8, che però praticamente non si vede, quindi andiamo a 1/4+7. E ok, ci siamo. Non so se riuscite a vederlo da lì. No, non ci riuscite. Sì. Il risultato verrà una roba del genere. Adesso proviamo a fare qualche scatto con questo grandangolo. Ricapitolando, i parametri macchina in questo momento sono un 4 centesimo, il flash è a 1/4+7, e questo perché ho scelto di utilizzare F5. Normalmente non vado mai a chiudere il diaframma, voi lo sapete, però visto che è un grandangolo e visto che voglio far vedere tutte queste colonne, me la voglio giocare in questo modo. I've been to myself, just me lately. I don't need a lot. I don't need a lot, no. Just me and the fam, few friends ain't playing. I don't speak a lot, and I can't stop. And I can't stop. And I can't stop. And I can't stop. I'm that cash money getter, big show stopper. 4 kids having no chain rocker. Make my business, work my business. Count them digits, earn them winnings. I see you in my rear view and you been trying. Said you out here doing numbers but you been lying. And you know my little baby been fine. In the crib, bet she do it for the 9-9.
Mi raccomando, l'altro consiglio è quello di andare sempre con modelle super top e super professioniste, perché la posa che vedrete in questo momento se l'ha inventata lei. E io non gli ho detto proprio niente. And I can't stop. And I can't stop. And I can't stop. I don't gotta say too much. My bros know the deal, they think I play too much. Never miss a miss, yeah, I've been scraping up. Life been moving faster, you should pray for us. Just got a text, so I hit. I don't need designer fits, but I like how designer fit. LV with the Prada mix. This is not a mannequin. You see what I'm standing in. Don't care who I'm standing with. Cause I'ma be me all day. I'ma be me all day. And you can't get in my way. You can't get in my way. I'ma be me all day. I'ma be me all day. And you can't get in my way. Yeah. I've been to myself, just me lately. I don't need a lot. I don't need a lot, no. Just me and the fam, few friends ain't playing. I don't speak a lot. And I can't stop. 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 I don't gotta say too much. My bros know the deal, they think I play too much. Never miss a miss, yeah, I've been scraping up. Life been moving faster, you should pray for us. Just got a text, so I hit. I don't need designer fits, but I like how designer fit. LV with the Prada mix. This is not a mannequin. You see what I'm standing in. Don't care who I'm standing with. Cause I'ma be me all day. I'ma be me all day. And you can't get in my way. You can't get in my way. I'ma be me all day. I'ma be me all day. And you can't get in my way. Yeah. I've been to myself, just me lately. I don't need. Va bene, vi sembrerà impossibile, abbiamo già finito. In realtà mi serviranno 7, 8, 9 foto. Sì. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo già e questo è il tempo di registrazione. Non so se mette a fuoco. Vabbè, comunque, sono 7 minuti e 53 secondi di shooting. Le foto le avete appena viste e quindi vi assicuro che una volta che sapete utilizzare la luce, sapete dove andare a posizionare la modella è super top come lei, siete a posto, ci metterete veramente pochissimo per creare dei contenuti pazzeschi. Adesso invece faremo degli altri scatti con degli altri outfit per un nuovissimo brand di cui ancora non vi posso parlare. Per questa parte di shooting ho cambiato lente e sono passato, togliamo il tappo che è meglio, al mio 85 1.4 Sigma Art. Ci servono delle foto diverse da quelle che abbiamo appena fatto. Chiaramente le andrò a fare a tutta apertura 1.4 e adesso cerchiamo di capire come impostare la macchina in una situazione simile. Come prima cosa andiamo a spegnere il trigger, impostiamo F1.4 e andiamo a capire a che velocità fare andare il rotturatore. Per quanto mi riguarda in una situazione simile siamo a un 2500esimo. F1.4 chiaramente ISO 100. Adesso andiamo ad alzare lo stativo. Andiamo ad inclinarlo e facciamo qualche scatto di prova per capire a che potenza mettere il nostro flash. Parto da 1/8 ed è troppo basso, andiamo a 1/4+7 ed è una luce perfetta. Adesso andiamo a posizionare meglio lo stativo e siamo già pronti per scattare. Siccome dobbiamo prendere Asia a figura intera, dobbiamo spostare un po' il softbox, se no mi entra nell'inquadratura. Asia in questo momento sta facendo una cosa che non va, ovvero ha messo il viso dall'altra parte rispetto al flash. Asia, mi raccomando, viso verso il flash. E altrettanto chiaramente mi sono dimenticato di riaccendere queste. Mi sono dimenticato di riaccendere sia Insta360 X3 che Go3 e quindi questo errore non si vedrà. Ferma così, un po' più vicino dal piano americano.
mi raccomando, alla modella dite cosa state facendo. Quindi prima erano foto intere, adesso in questo momento facciamo un piano americano, glielo dovete comunicare. Poi, visto che dobbiamo farlo vedere questo vestito, non vi dimenticate di fare qualche dettaglio al vestito, che però deve essere verso la luce. E però la luce va abbassata un pochino. Tanto prendi solo il vestito. Così. Ok, super. Fai vedere le mani anche. No, no, brava. I know that you're dangerous, I'm addicted to you. I might rent the Lambo and go drive it like it's stolen. I've been living wild, I'm just going through the motions. Stumbling out the Uber, grab my hand, gave me the notion. Swimming in your water, but it feels just like the ocean. Bene, adesso dobbiamo fare qualche video. Spengo questa perché non ci serve a niente e ci vediamo tra poco. Ok, ultimo outfit per Asia. Andiamo ad accendere tutte le fotocamere, così vi faccio vedere tutto il set. Però, c'è un però, è vestita di bianco. Non so se la vedete, Asia, sta lì dietro. È vestita di bianco e non la vorrei mettere in un ambiente come questo che è tutto bianco. Quindi per fare una roba diversa e farla risaltare in qualche modo, dobbiamo fare una prova, potremo andare di qui che c'è il sole, quindi avremmo una rim light naturale. Vedete che sono contro sole in questo momento? Se la mettete così, sta con gli occhi chiusi e non è buono. Se la mettete così, abbiamo una rim light qui, una flashata di qua e secondo me potrebbe funzionare, quindi dobbiamo fare una prova. Il sole è molto forte e non so se a D300 ce la fa in questo caso. Comunque, spegniamo il trigger come al solito, aumentiamo la velocità dell'otturatore e siamo a un 8 millesimo. Dobbiamo chiudere anche un pochino il diaframma in questo caso, quindi andiamo a portarlo a F2, accendiamo il nostro trigger, non ci resta che mettere il flash al massimo, 100%, e fare uno scatto di prova. E in questo caso non ce la fa, a D300 per fare questo scatto particolare non ce la fa. Calcolate che è mezzogiorno e mezza, quindi il sole è molto forte, molto alto. Come possiamo fare? Molto semplice, ci serve il filtro ND, dobbiamo andare a togliere l'HSS dal nostro flash e vedrete che il risultato funzionerà al 100%. A questo punto dobbiamo andare a disinserire l'HSS fatto, c'è un apposito tastino qua sopra. Poi tempo massimo un 250esimo, F2 e andiamo a chiudere il nostro filtro. Vediamo cosa esce fuori. Il flash chiaramente è sempre al massimo. E ce la fa, sapete perché? Perché il flash, togliendo l'HSS, acquista quasi 2 stop di potenza, quindi quella D300 equivale quasi a una D500, anche se non esiste. Comunque in questo momento è molto più potente rispetto a D400 con l'HSS attivo. Anche se stiamo scattando a tutta potenza, anzi forse anche troppo, dobbiamo abbassare un pochino, quindi sono a 1,5+3 in questo momento. Il flash non si affatica a non partire la ventola, la batteria durerà comunque tantissimo e tutto questo perché stiamo utilizzando il filtro ND e abbiamo escluso l'HSS. In questo caso una D100 sicuramente non ce la farebbe, però sto facendo degli scatti proprio contro luce con una luce molto molto forte. Per quanto riguarda questo backstage abbiamo bello che finito. Noi ci rivediamo in studio per le considerazioni finali e intanto salutiamo Asia. Ciao! Ciao, a dopo! Avete visto che differenza c'è tra avere l'HSS attivo e disattivo? No, perché non vi ho fatto vedere le foto. Quindi in questa foto, che è la prima con l'HSS attivo e il flash a tutta potenza, come potete notare la luce sulla modella è assolutamente sottoesposta, mentre nella seconda abbiamo l'HSS disattivato. Il flash era in tutte e due le foto al 100% e in quest'ultima foto potete notare che la modella è addirittura sovraesposta. Questa è la differenza che passa tra averlo attivo e disattivo e siccome su Instagram siete tantissimi a chiedermi questa cosa, volevo crearvi questo esempio in questo video. Per quanto mi riguarda però,
mettere la modella a mezzogiorno e mezza, l'una, le due, sotto al sole e andare a dargli una flashata così potente creerà un risultato che a me, Alessandro, non fa impazzire. E questo perché la luce del sole è comunque veramente fortissima, abbassa i contrasti e non mi fa impazzire. Infatti se andate sul mio profilo Instagram noterete che non c'è una foto fatta così, e quando vi trovate in quella situazione il consiglio è di mettere la modella sempre e solo all'ombra. Per quanto mi riguarda verranno delle foto molto più interessanti. Però, visto che volevo farvi un esempio pratico tra avere acceso e spento l'HSS, ho creato queste foto. Se siete arrivati fino a qua, intanto vi ringrazio tantissimo. Fatemi sapere anche cosa ne pensate di questo vlog fotografico. A me è piaciuto molto farlo, non so però quante volte realmente riuscirò a farlo, perché oggi stavo con Asia, era un progetto personale molto rapido e semplice e avevamo tempo tutte e due. Nella vita normale magari non è proprio così semplice, però fatemi sapere cosa ne pensate. Mettete un bel like al video, se avete una domanda fatela qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!